Dal Vangelo secondo Marco. Una buona domenica a tutti. Per cogliere il significato del brano evangelico di oggi, dobbiamo tenere presente che è tolto dal capitolo 13 di Marco, che è un capitolo diverso da tutto il resto del Vangelo. È un capitolo che impiega il linguaggio apocalittico e per comprenderlo dobbiamo anzitutto collocarlo nel contesto storico in cui è stato scritto questo capitolo. Subito dopo il 70 d.C., si è appena conclusa da pochi anni la persecuzione di Nerone e le comunità cristiane sono ancora traumatizzate per ciò che è successo. In questa persecuzione hanno perso la vita Pietro e Paolo, le colonne della comunità cristiana. Poi, dopo la persecuzione, dopo la morte di Nerone, ci sono state le violentissime guerre civili che hanno portato sul trono di Roma successivamente ben 3 imperatori, Galba, Otone, Vitelio, fino a quando poi Vespasiano si è impossessato del potere. È un tempo quindi di guerre, di violenze e poi di calamità, carestie, pestilenze e soprattutto lo shock che ha provocato fra il popolo di Israele la distruzione di Gerusalemme e del suo meraviglioso tempio. Questo è il contesto storico in cui dobbiamo collocare il capitolo 13 di Marco e il brano che oggi ci viene proposto. È un contesto drammatico, nel quale i cristiani di Roma si pongono delle domande angoscianti. Si chiedono: cosa sta accadendo? Dove sta andando il mondo? E come si conciliano questi eventi spaventosi con le speranze suscitate dal discorso di Gesù fatto nel Vangelo, quindi un mondo nuovo? Sono trascorsi 40 anni dalla Pasqua e dov'è questo mondo nuovo al quale Gesù ha dato inizio? Perché il mondo è ancora dominato da belve. Sono gli interrogativi che ci poniamo anche noi oggi. Perché tante ingiustizie, tante violenze subite da innocenti, perché tanto dolore? Vorremmo penetrare nel mistero, ma è come se fosse coperto da un velo. Non ne capiamo il senso. Ecco, se qualcuno togliesse questo velo al mistero, compirebbe un gesto apocalittico. E non vi sembri strano questo aggettivo, perché nel nostro immaginario, nel nostro linguaggio comune, il termine apocalittico ha tutt'altro significato, indica disastri, distruzioni. Difatti i giornalisti parlano di inondazioni apocalittiche, terremoti apocalittici, tsunami apocalittici. No, non è questo il significato del termine apocalittico. Viene dal greco, da apocalypto. Apo significa allontanamento, calypto nascondere. Quindi apocalittico è togliere ciò che nasconde, è l'azione di togliere il velo, di togliere ciò che impedisce di vedere come stanno realmente le cose. Ecco, i cristiani di Roma, negli anni 70, primi anni 70, si interrogano e non capiscono il senso di ciò che sta accadendo. È necessario che qualcuno sveli il significato, faccia vedere come stanno le cose secondo lo sguardo di Dio, perché gli uomini vedono solo disastri, miserie. Il Vangelo di oggi è un Vangelo apocalittico che vuole togliere il velo ai nostri problemi, ai nostri interrogativi di oggi, che sono quelli
molto simili a quelli dei cristiani di Roma degli anni 70. Ecco la ragione per cui Marco inizia questa pagina apocalittica del suo Vangelo riferendoci una raccomandazione che Gesù fa e che è rivolta anche a noi oggi. Ascoltiamola. Fate attenzione, nessuno vi inganni. Quando sentirete parlare di guerre, non allarmatevi. Bisogna infatti che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Si leverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno terremoti sulla terra e vi saranno carestie. Questo sarà il principio dei dolori. Sono dolori, è vero, dice Gesù, ma fate attenzione perché potreste leggerli in modo scorretto, cioè come dolori che preludono alla morte. No, sono gli inevitabili dolori di un parto, preludono alla nascita di un mondo nuovo. E voglio fare subito un'applicazione alla nostra realtà ecclesiale di oggi, perché è molto importante che noi togliamo il velo che ci impedisce di capire cosa sta accadendo oggi, in questo kairos di Dio. Noi sentiamo parlare di Chiesa ormai destinata a essere sempre più minoranza e sempre meno ascoltata, sempre più insignificante nella società e nel mondo d'oggi. Vediamo una Chiesa che si sta sforzando di riformarsi, di aggiornare le proprie strutture, di renderle più evangeliche, ma buona parte del mondo laico dice che sono gli ultimi vagiti, segni di una morte che si sta avvicinando. Questa Chiesa è destinata a scomparire e deve rassegnarsi. E anche tanti cristiani sono tentati di fare questa lettura del tempo doloroso che le comunità ecclesiali stanno indubbiamente attraversando. Togliamo il velo. Ecco il comportamento apocalittico. No, non sono dolori dell'agonia della Chiesa, ma di un parto. Sta per nascere una Chiesa nuova, libera dalle strutture di potere, da tradizioni obsolete. Sta per nascere una Chiesa più pura, più evangelica. Ecco, dobbiamo, ed è l'invito che ci farà il Vangelo di oggi, a togliere il velo per vedere le cose come le vede Dio nel suo disegno. E ascoltiamo adesso la lettura che fa Gesù degli eventi dolorosi della storia. Impiega immagini apocalittiche che sono molto efficaci per imprimere nella mente il messaggio e noi cercheremo poi di decodificarle per coglierne il significato. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Dopo quella tribolazione, di che tribolazione si tratta? È la distruzione della città di Gerusalemme, che era interpretata come la fine del mondo. Non aveva più senso la storia quando il Tempio era stato distrutto. Che cosa sarebbe accaduto allora? Ci si doveva rassegnare al peggio? Gesù dà la sua interpretazione di questo evento. Dice, e qui entrano le immagini apocalittiche che dobbiamo decodificare, che sono stupende. La prima, il sole si oscurerà. Cosa significa questa immagine? Non parla dell'astro che illumina ogni giorno la nostra vita, no, quello continuerà fino a quando esaurirà il combustibile. Non è di questo sole
che Gesù sta parlando. Tutti i popoli dell'antico Medio Oriente consideravano divinità gli astri del firmamento, e vedete concretamente il sole sullo sfondo, il dio Atton, adorato da Akhenaton, che vedete sullo sfondo, insieme con la sposa Nefertiti e con le figlie che hanno in braccio. Il sole era una divinità, e ricordiamo il celeberrimo canto ad Aton: sei bello, grande Aton, mentre splendi in alto su ogni paese e i tuoi raggi abbracciano le terre fino ai limiti da te segnati, perché tu sei il sole e raggiungi i loro confini e li assoggetti al tuo figlio Akhenaton. Ecco il sole, la divinità che era adorata non solo in Egitto ma presso tutti i popoli, perché dal sole derivava poi la luce e la vita, il calore. Crollerà questa divinità. Dopo questi eventi cominciano a cadere gli astri del cielo, e Akhenaton era un astro del cielo perché era il figlio di Aton, era uno dei dominatori del mondo. Poi la luna che non darà più il suo splendore, la luna che noi vediamo nel cielo continuerà. Qui è un'immagine apocalittica. Vedete il sigillo che c'è sullo sfondo, raffigura il re Ur-Nammu, al quale vengono presentati alcuni dignitari, ma a noi interessa quella falce lunare, la luna nascente, e il dio Sin, adorato soprattutto in Mesopotamia, perché sappiamo che la luna segna i cicli della vita. Ecco un'altra divinità che sta in cielo. No, queste divinità verranno stravolte, non daranno più luce, cadranno dal cielo. E poi, terza immagine, gli astri che si mettono a cadere. Non si tratta delle stelle del firmamento che noi contempliamo. Sono queste divinità che hanno sedotto i popoli. Quelle hanno fatto il loro tempo, si oscureranno, perderanno il loro fulgore, nessuno le prenderà più in considerazione, non come realtà materiali, ma come delle divinità. Notiamo che Isaia impiega queste stesse immagini che sono riprese da Gesù, ma per togliere il velo. Sta dicendo che tutte quelle divinità che hanno guidato le scelte e la vita degli uomini cadranno. Dice il profeta Isaia: le stelle del cielo, la costellazione di Orione, non daranno più la loro luce, il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà la sua luce. Tutta la milizia celeste si dissolverà, tutti i loro astri cadranno come cade il pampino della vite, come le foglie avvizzite del fico. Ecco le immagini apocalittiche di un capovolgimento, di una catastrofe. Per impiegare il termine greco, catastrofe in greco significa cambiare le cose da così a così. E quindi viene proprio annunciata una catastrofe, un capovolgimento del mondo antico e di tutto ciò che ha regolato il mondo antico, tutto ciò che ha dettato le scelte nel mondo antico verrà capovolto. Ecco il velo che sta togliendo Gesù di fronte al crollo di tanti imperi e di tanti poteri. Interpretatelo nel modo corretto, sta per avvenire una catastrofe, un capovolgimento della storia del mondo. L'inizio dell'attività dei discepoli che vanno nel mondo per annunciare il Vangelo segna il crollo di queste divinità che hanno sedotto l'umanità. Dove giunge il Vangelo, tutto il resto si oscura. Chi sono queste stelle che cadono? Sono i dominatori,
faraone, l'imperatore, il re. Costoro ambivano a salire in cielo, erano considerate le stelle, i figli di Dio. Il re di Tiro, per esempio, di cui ci parla il profeta Ezechiele, dice che voleva salire al cielo ed essere uguale all'Altissimo. Erano nei cieli questi imperatori, erano le star che tutti dovevano contemplare, ammirare e invocare per essere aiutati. Bene, tutte le stelle di questo mondo erano scambiate per divinità. Adesso finiscono per rivelare tutta la loro fragilità. Sono effimere, sono inconsistenti. Il messaggio di Gesù è tutt'altro che catastrofico nel nostro modo di intendere questo aggettivo. È l'annuncio di un terremoto che fa crollare i regni di questo mondo, che sono i regni delle ingiustizie, delle violenze, le menzogne, le ipocrisie. Gesù non vuole far altro che infondere coraggio e speranza. Fuori metafora, potremmo elencare alcune di queste star che a un certo punto si rivelano in tutta la loro fragilità. Queste star che incantano, che seducono, che tutti ammirano, che tanti vogliono poi imitare o addirittura superare. Si rivelano dalle stelle cadenti. Ma pensiamo a delle star che ci interessano per la nostra vita spirituale, la nostra vita di fede. Il Dio giustiziere, vendicativo, è una falsa divinità, è un idolo creato dalla nostra cattiveria, perché abbiamo proiettato in Lui i nostri criteri di giustizia. Questa star cadrà dal cielo, perché non è un Dio. Quando vediamo eclissarsi questa immagine di Dio che ha già fatto troppi guai, perché poi essendo figli, certo noi vogliamo assomigliargli. Di questo tramonto ci dobbiamo rallegrare. Eccolo, il velo che sta togliendo la parola del Vangelo su ciò che sta accadendo anche nella Chiesa, nella nostra predicazione. Ma anche quando vediamo le false star del mondo che ingannano le persone con false promesse di successo. Quando si rivela la loro inconsistenza, c'è da rallegrarsi perché saranno degli idoli sempre meno adorati. L'idolo della carriera, della corsa all'avere, all'accumulo, al potere raggiunto con ogni mezzo, calpestando chiunque. Ecco, quando cadono queste stelle, rallegriamoci, perché sta per nascere un mondo nuovo. E a questo punto Gesù introduce una nuova immagine apocalittica. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi, con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Per comprendere questa figura apocalittica del Figlio dell'uomo, dobbiamo fare riferimento al capitolo 7 del libro di Daniele. Questo profeta descrive una visione che lui ha e vede 4 imperi che si succedono e li presenta con l'immagine delle belve. Per quale ragione? Perché tutti questi imperi sono stati segnati da crudeltà e da disumanità. Comincia con il leone, Babilonia, poi con l'orso che sbrana il leone perché è più forte e comincia lui a dominare il mondo, sono i Medi. Erano conosciuti per la loro ferocia e per la loro capacità di distruggere. E poi c'è una terza bestia, un leopardo agilissimo,
con 4 ali d'uccello e con 4 teste sul dorso. Il numero 4 indica il mondo intero, sono i persiani che hanno occupato tutto quell'immenso impero arrivando fino alla Grecia e volevano conquistare anche la Grecia. E dopo queste belve ne arriva una che è più forte di tutte ed è Alessandro Magno, una bestia che non viene nemmeno nominata perché non c'è una belva che possa raffigurare la crudeltà e le violenze compiute da questo personaggio e da questo regno. Alessandro Magno e poi i suoi successori, in modo particolare i Seleucidi, i Diadochi, che hanno dominato sulla Siria e la Palestina. Bene, nessuno di questi imperi è stato umano. Ad ogni impero ne è succeduto un altro peggiore, più disumano, più feroce. Dopo questi 4 imperi bestiali, promette Daniele, non ne sorge un quinto, ma Dio consegnerà il regno non a una belva più forte delle altre e capace quindi di vincere, ma a un personaggio con cuore d'uomo. Figlio d'uomo significa semplicemente uomo, che appartiene alla natura realmente umana, perché ci sono delle persone che sono uomini, ma in realtà sono delle belve. No, questo regno delle belve finisce perché finalmente arriva il regno che è quello di una figura umana, e a questa figura umana che Dio consegna finalmente il dominio del mondo. Bene, Gesù ha applicato a sé questa profezia. Difatti nei Vangeli per ben 80 volte ricorre questa espressione figlio dell'uomo e la si trova sempre sulla bocca di Gesù, che la applica a sé. Ecco il messaggio di grande speranza che è dato da Gesù. Sta dicendo: non lasciatevi spaventare dai drammi della storia, perché tutti i poteri disumani sono destinati a essere annientati dall'annuncio del Vangelo. E poi c'è un'altra immagine: manderà i suoi angeli a riunire gli eletti dai 4 venti, dalle estremità della terra. Che cos'è questa immagine degli angeli? Che cosa farà Dio? Manderà gli angeli per radunare. Perché noi quando pensiamo a queste parole ricordiamo subito la fine del mondo, quando gli angeli risvegliano tutti per il giudizio. No, non è questo che sta dicendo Gesù nel Vangelo di oggi. Sta dicendo che manderà i suoi angeli per radunare coloro che sono stati dispersi. Di quali angeli sta parlando Gesù? Il termine angelo non designa necessariamente un essere spirituale, come in genere noi lo immaginiamo. Indica un mediatore della salvezza di Dio ed è applicato nella Bibbia a chiunque diviene strumento nelle mani del Signore in favore dell'uomo. Qui di che cosa si parla? Si parla di una dispersione degli eletti che devono essere riuniti nuovamente e ci sono questi angeli che li rimettono insieme. Ci chiediamo: cos'è accaduto con questa dispersione? Il Vangelo di oggi sta parlando alla nostra realtà ecclesiale. Pensiamo alle bufere che ci sono anche attualmente nella Chiesa. Pensiamo cosa hanno provocato nelle nostre comunità. Il diffondersi di una mentalità laicista, permissivismo, la concezione pagana della sessualità, la perdita dei valori di riferimento, l'indifferentismo religioso, la mentalità edonistica,
per cui è bene tutto ciò che mi piace. Sono questi i venti che hanno svuotato le nostre chiese, ma ne aggiungo un altro di vento, una certa predicazione che non presenta il Vangelo autentico. Sono dei venti che hanno allontanato dalle comunità religiose, dalle comunità cristiane, i battezzati. Hanno portato tanti fratelli alla defezione della fede. E direi anche che questi venti ci hanno colto impreparati, con fragili fondamenti della fede, perché non era radicata nella parola di Dio, ma spesso in credulonerie. Ecco, che cosa ci dice il Vangelo di oggi? Non spaventatevi di ciò che sta accadendo, perché Dio manda i suoi angeli. Chi sono questi angeli? Sono quei fratelli che hanno saputo mantenersi fedeli a Cristo in mezzo a questi venti e sono fedeli al Vangelo. Ora, che cosa fanno questi fratelli? Si impegnano con tutta la loro vita nel riunire nuovamente i fratelli che sono dispersi ai quattro venti. E ora, con una piccola parabola, Gesù continua a infondere speranza. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli del cielo né il Figlio, eccetto il Padre. Il fico è l'ultimo fra gli alberi a mettere le foglie e quando queste cominciano a spuntare il contadino gioisce perché sa che sta arrivando l'estate e quindi i frutti. Gesù impiega questa immagine per dirci come dobbiamo guardare la realtà nella quale noi stiamo vivendo. Ci sono dei segni e bisogna aprire gli occhi per saperli riconoscere che sono i segni di un mondo nuovo. Sono evidenti e bisogna saperli cogliere. Invita ad avere lo sguardo attento dell'agricoltore che sa cogliere in tutto ciò che accade i segni della nuova stagione. Applichiamola alla realtà ecclesiale alla quale ho già accennato prima. Noi vediamo una dispersione, apriamo gli occhi. Ci sono già tanti angeli che stanno riconducendo i fratelli all'unità, con una predicazione nuova, con una vita realmente evangelica, con dei profeti che ci illuminano sulle scelte da fare con la luce di Dio. Ecco, questa è la realtà nuova, basta aprire gli occhi per vederla. E l'invito quindi a non puntare la nostra vita sui regni antichi, quelli che sono destinati a scomparire, ma a mettere in gioco la nostra vita sul regno del Figlio dell'uomo, perché è a Lui che appartiene il futuro. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.